Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlare di una cosa che mi avete chiesto veramente in tanti, ovvero ma la situazione lì in Cina com'è adesso? Siete in quarantena, potete uscire liberamente, potete andare nei ristoranti, è tutto aperto. I nostri amici ci hanno chiesto un sacco di volte, ma dopo quanto tempo hanno riaperto i bar, le discoteche, i musei? Come se noi vivessimo un po' nel futuro e sapessimo già con che tempi le cose riprenderanno a funzionare normalmente. E in un certo senso è vero, è come se vivessimo un po' nel futuro perché a Shanghai attualmente la situazione è tornata alla normalità. Per chi non lo sapesse, io mi chiamo Elisa, vivo a Shanghai da inizio gennaio, quindi esattamente quando tutta questa situazione del coronavirus ha avuto inizio. In questo video andrò un po' in giro per la città e vi farò vedere com'è attualmente la situazione rispetto a prima. Shanghai è una delle, se non la città più grande al mondo con 25 milioni di abitanti, quindi potete solo immaginare il casino che c'è costantemente in giro per le strade, nella metropolitana, è pieno di gente ovunque. Se non avete visto i miei vecchi video andateli a vedere perché vedrete una Shanghai completamente deserta. I negozi erano tutti completamente chiusi, le strade erano deserte, la metropolitana era deserta. Se avete visto gli altri miei video vi ricorderete che fuori dal mio palazzo c'era un checkpoint dove ti controllavano la temperatura, ti chiedevano i dati, adesso non c'è più. E c'era anche uno scaffale in cui i corrieri potevano lasciare tutti i pacchi in modo che tu andavi a prenderteli da solo senza che loro dovessero entrare nel palazzo. Non c'è più neanche quello, ormai c'è il via libera a entrare nel palazzo per chiunque senza neanche più misurare la temperatura. Come vedete per strada c'è il doppio della gente che c'era fino a un mese fa. Comunque stiamo andando all'Ikea perché stasera abbiamo una cena a casa nostra ma ci mancano delle cose per la casa e l'Ikea è uno di quei posti che è stata chiusa per un sacco di tempo e quando ha riaperto comunque aveva delle regole severissime per chi entrava. Adesso non ho idea di come sia perché non ci sono più andata, quindi vediamo. Anche all'Ikea i controlli sono molti meno, quella specie di telecamera che c'era all'ingresso è un rilevatore di temperatura, quindi automaticamente la gente che entra misura la temperatura, quindi se qualcuno è superiore ai 37,2 se non sbaglio viene fermato. È da considerare che è un martedì pomeriggio, sono le 2, sono tutti a lavoro, quindi c'è di gente, ce n'è normale. Ovviamente non posso andare via senza comprare un centinaio di candele. Ok, ho comprato tutto quello che dovevo comprare. Questa è un'app per chiamare i taxi qui, perché siccome i tassisti non parlano inglese praticamente mai, è molto complicato spiegare dove devi andare. Di conseguenza con quest'app tu inserisci già il tuo indirizzo sulla mappa, loro sanno già tutto, paghi sempre attraverso il cellulare, quindi non hai problemi di comunicazione. Come potete vedere anche per strada, nei parchi c'è un sacco di gente. Un'altra cosa che mi chiedete tanto è la mascherina. La mascherina qui è stata obbligatoria, quindi l'abbiamo dovuta mettere per forza. Ultimamente da un paio di settimane credo non è più obbligatoria, ma non ho ancora visto una persona non indossarla per strada. Di conseguenza noi non ci sentiamo di non metterla più. È anche un segno di rispetto verso gli altri, secondo me, quindi assolutamente ogni volta che usciamo la mettiamo, tranne all'interno ovviamente dei ristoranti o dei bar in cui uno deve mangiare o bere, quindi per forza di cose la si deve togliere. Una domanda che mi hanno fatto tante volte è: ma voi potete uscire, non siete più in quarantena? Dunque, qui a Shanghai la quarantena obbligatoria
obbligatoria non c'è mai stata, non abbiamo mai avuto l'obbligo di rimanere a casa, anche nel periodo più critico in cui c'erano più di 5.000 casi al giorno, non c'è mai stato l'obbligo per noi di rimanere a casa. Ovviamente l'approccio alle regole qui a Shanghai è diverso perché è un paese diverso, con un governo diverso, di conseguenza hanno consigliato di non uscire e le persone non sono uscite. Appunto, le poche volte che noi uscivamo, ovviamente protetti dalla mascherina per andare a fare la spesa, la città era veramente vuota, però ecco, l'obbligo di non uscire non ce l'abbiamo mai avuto, non ce n'è mai stato bisogno. Ci sono ancora delle norme di sicurezza molto severe in alcuni casi, all'ingresso di alcuni locali, discoteche, soprattutto locali frequentati molto da stranieri, da occidentali, cioè da noi, le norme di sicurezza attualmente sono un po' più elevate, nel senso che ci viene richiesto un codice, è un QR code che semplicemente, se è verde, quindi se hai il codice verde, significa che non sei mai uscito da Shanghai nell'ultimo periodo e di conseguenza sei una persona sicura e quindi puoi entrare, hai accesso in questi locali. Se invece sei tornato da poco da alcuni paesi, questa app ti darà un codice giallo e di conseguenza non potrai entrare in appunto alcuni locali. Stiamo cambiando posto perché senza il green code di Shanghai non si però così. Senza il green code di Shanghai non si va da nessuna parte. Sì, praticamente ci sono così tanti controlli. La nostra amica non ha un documento qui, vabbè, troppo complicato da spiegare. Questo codice verde, Coniglio Edoardo, Sì, a ma- testa che ho il culo pulito. Sì, ma lei non può averlo, non perché Perché ha no? il culo sbagliato. Forse è quello il motivo, non lo sappiamo. Come lei è venuta con l'aereo dal Brasile, ha fatto scalo in Francia, niente, non l'hanno fatta entrare, quindi stiamo cambiando posto. Addirittura in alcune discoteche richiedono all'ingresso il passaporto per vedere l'ultima volta che sei uscito da Shanghai. Se sei uscito di recente da Shanghai è probabile che non ti facciano entrare, quindi la sicurezza qua è molto elevata ancora adesso. A proposito di sicurezza molto elevata, su tutte le metropolitane ci sono questi adesivi qua che una volta scansionato il QR code ti fa inserire il tuo numero di cellulare e ti manda una notifica nel caso in cui una persona infetta abbia preso la tua stessa metro. Poi appunto mi chiedete se ormai ha riaperto tutto, se hanno riaperto le palestre, se hanno riaperto le scuole. Allora, i primi a riaprire sono stati i ristoranti. Attualmente sono abbastanza certa che siano tutti aperti. Le palestre sono una delle ultime cose ad aver riaperto. Ad oggi credo che qualcuna sia ancora chiusa, ma la maggior parte appunto sono aperte da questa settimana. Hanno riaperto da poco anche i parchi, ma in alcuni parchi, i più grandi, hanno ancora il controllo della temperatura all'ingresso e alcuni parchi, quelli un po' più turistici, fanno orario ridotto, quindi a una certa ora, che è solitamente alle 5 del pomeriggio, chiudono. Le attrazioni turistiche sono ancora chiuse per la maggior parte, anche perché al momento nessuno può viaggiare da fuori dalla Cina a dentro la Cina, quindi sarebbe effettivamente inutile aprire, ma alcune sono aperte. Siamo andati in un museo molto bello 2 settimane fa che aveva appena riaperto. Le scuole sono ancora chiuse e non si sa bene quando riapriranno. Si dice che riapriranno probabilmente a inizio maggio o a metà maggio. Ovviamente noi ci sentiamo estremamente fortunati ad essere qui in questo momento, essere in grado di poter uscire quando vogliamo, di poter vedere i nostri amici quando vogliamo. Non è una cosa che stiamo dando per scontata. Abbiamo avuto ovviamente anche qua il periodo in cui sembrava non ci fosse fine a questa situazione, però alla fine piano piano davvero la situazione è cambiata, è migliorata e così succederà ovviamente da tutte le parti. Chiaramente ogni paese ha i suoi tempi, ha le sue regole, i suoi ritmi, quindi non è detto che come andrà qua con la stessa metodologia andrà anche negli altri posti, però spero che sia stato comunque interessante vedere com'è la stessa situazione dall'altra parte del mondo e spero vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto lasciatemi un like qua sotto, un commento e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao!